Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Guido Monaldi, Vincenzo Bellini, capitolo 12. Che dopo una lettera quale quella scritta da Bergamo a Romani l'amicizia dei due uomini potesse tramontare, sembrerebbe impossibile. Eppure il deprecato fatto avvenne e fu accompagnato da accuse e da vilipendi da una parte e dall'altra. Motivo del dissidio, la Beatrice di Tenda. Questa opera di Bellini, andata in scena alla Fenice di Venezia, con la Pasta, la del Sere, il Cartagenova e il Cervioni, il 16 marzo 1833, con 2 mesi di ritardo, trovava i veneziani mal disposti verso l'autore. Si aggiunga al nervosismo per l'attesa la voce fatta circolare dai malevoli circa un giudizio di biasimo emesso da Bellini sul Tancredi di Rossini, popolarissimo nella città lagunare, e si potrà immaginare lontanamente quello che era la Fenice pochi momenti prima che si iniziasse l'opera. Il pubblico era folla, ma soffiava un vento infido. Bellini, ormai ammaestrato dalla Zaira e dalla prima della norma, capì che qualche cosa c'era nell'aria. Scese in orchestra e, sedutosi al cembalo, si vide accolto da un silenzio glaciale, tramutatosi poi in un mormorio sordo ed ostile. Egli, nondimeno, non se ne diede per inteso e, traendo dal contegno degli spettatori un motivo per ostentare baldanzosità, si sedette rivolto al pubblico, quasi a sfidarne la collera. L'introduzione, veramente notevole e unanimamente lodata in seguito dalla critica, non valse a smuovere un segno di condiscendenza. Adesso uscirà la Pasta, pensava Bellini, e vedremo se avranno la forza di rimanere impassibili. Ma anche la graziosa cavatina di Beatrice, mala sola ai mesonio, passò inosservata. Bellini li avrebbe presi a pugni. Alla drammatica cabaletta, a la pena in lor piombò, il pubblico, credendo di ravvisarvi uno spunto della norma, cominciò a gridare: «Norma! Norma!». Questa volta Bellini impallidì, perché la frase si ripeté in seguito. Fortunatamente la Pasta, accortasi dell'intenzione satirica del pubblico, ebbe la presenza di spirito di variar la replica con tanta maestria che il pubblico non avvertì la ripetizione e lasciò correre, limitandosi a qualche lieve segno di disapprovazione. La Pasta ne fu piccata e, volendo vendicarsi dell'affronto patito, nel duetto con Filippo, dove la poesia dice «Se amar non puoi, rispettami», colorì con tale accento di rimprovero che il pubblico capì l'intenzione della cantante e, per una di quelle reazioni psichiche così frequenti nel teatro, scoppiò in applausi. Il primo ed unico momento di entusiasmo. Tutto il resto dell'opera non trovò favore nel pubblico, che persistette nel suo crudele silenzio. 5 giorni dopo Bellini, in una lettera all'amico Bernaccini di Ancona, così esprimeva la propria amarezza. «Tutte le mie fatiche per Venezia sono state sparse al vento. Avrei saputo il solenne fiasco della Beatrice. Potrei addurre in scusa il malumore del pubblico per il gran ritardo. Un avvertimento di Romani nel suo libro che sa di carnefice in tutti i punti. Ma tali ragioni sarebbero ora intempestive. Altro non mi consola per ora, che la seconda della Beatrice portò all'impresa 1/3 dei biglietti di più della prima e nella terza il doppio. Il Lanari, che credeva di far più col Tancredi, è stato sabato e domenica ci sarà ancora la Beatrice.
Ma se i veneziani seguitarono ad affollare il teatro per la Beatrice, seguitarono anche a farle il viso delle armi. Nell'opera incontrò mai il favore del pubblico, sebbene il Pujan abbia chiamato incomparabili il finale del primo atto e il quintetto del secondo. Ma un finale e un quintetto non bastano a costruire una bella opera, e da Bellini il pubblico si aspettava giustamente di più. Vari fattori avevano coinciso per aggravare l'insuccesso. Il malumore del pubblico nei riguardi di un Bellini dispregiatore della musica rossiniana, accusa quanto mai falsa e malignamente alimentata, e l'avvertimento di Romani messi in principio al libretto, realmente inopportuno. In questa storia, che si può leggere nel Bigli, nel Redusio, nel Ripamonti ed in parecchi altri scrittori di quei tempi e dei nostri, è fondato il frammento del presente melodramma. Dico frammento perché circostanze inevitabili ne hanno cambiato l'orditura, i colori, i caratteri. Esso a duopo di tutta l'indulgenza dei lettori. Decisamente queste si chiamano gaffe. Come si fa a chiedere l'indulgenza ad un pubblico pagante che ha aspettato tanto tempo? Per quale ragione fra poeta e musicista non era durata la bella intesa che fino a quel momento li aveva fatti lavorare di comune accordo? La polemica fu aspra fra i due, ciascuno accusando l'altro circa il ritardo. Bellini pretendendo che Romani non gli avesse consegnato in tempo la poesia e Romani affermando che la colpa era invece di Bellini, che preferiva divertirsi anziché lavorare. Un po' entrarono in ballo anche le due Giuditte. La Cantù, orribilmente gelosa dell'altra e di chiunque altra, era corsa a Venezia, col pretesto di assistere alla prima rappresentazione della Beatrice, ma in sostanza per sorvegliare l'amante. La Pasta aveva messo un po' di zizzania fra poeta e musicista, spingendo quest'ultimo a non accettare la Cristina di Svezia proposta da Romani e in un primo tempo accettata da Bellini. Anche la Cristina sapeva orribilmente di cadavere con quell'assassinio del Monaldeschi nel castello di Fontainebleau e la deliziosa cantante aveva rifiutato di cantarla. Non sappiamo se Bellini si divertisse proprio secondo le asserzioni di Romani. È più probabile che si rodesse. Francesco Florimo pubblicò alcune lettere nelle quali è palese il cruccio per la lentezza del poeta. Allo zio Ferlito, Bellini scrisse il 10 dicembre del 1832: «Sono disperato per ragione del poeta che non mi dà poesia e frattanto qui ho dovuto impegnare il governo per farlo costringere». All'avvocato Santo Canale, lo stesso giorno: «La mia salute è sana e se il mio poeta mi desse materia ad applicarmi, il mio spirito si troverebbe anch'esso inquiete». Allo stesso Santo Canale, in data 12 gennaio 1833, 2 sole righe, amico mio, per darvi nuove della mia salute, la quale è in procinto di soffrire per la gran fatica che già sto facendo per dover scrivere l'opera in poco tempo. E per colpa di chi? Del mio solito ed originale poeta, il dio dell'infingardaggine. E il 27 gennaio. La Beatrice va innanzi, spero domani cominciare il finale del primo atto, se Romani me lo darà. E il 17 febbraio. Il morale è afflittissimo, poiché quel poltrone del mio poeta mi ha ridotto sia alle strette che dispero sino di finire l'opera. A 15 giorni per andare in scena devo fare l'intero secondo atto.
Oh, che gran fiasco prevedo! Il 16 marzo 1833 fu una brutta data per Bellini. Cominciò in quel giorno la polemica che doveva allontanarlo da Romani e che doveva dare al magnifico Ferdinando Turina la risoluzione di rompere il contratto di matrimonio con Giuditta Cantù. Il soggiorno in Italia era divenuto penoso per il maestro. Gli attacchi di coloro che avevano sposate le ragioni di Romani per colpir Bellini si facevano fegatosi. Vi si mescolavano nomi di donne che, seppur non amava più, egli avrebbe voluto fossero rimaste nel sacrario del suo cuore. Si risentiva più isolato di quando, giunto per la prima volta a Milano, aveva sentito quel gran freddo nebbioso e aveva visto le strade milanesi semideserte. Fosse stato a Napoli col Florimo o a Catania coi suoi. L'amore di Giuditta gli pesava oramai. Le donne dovrebbero sapere che è impossibile riacquistare l'amore di un uomo coi rimbrotti, i pianti e le gelosie. Ma Giuditta Cantù lo ignorava. La gelosia la rendeva acida, insopportabile, bisbetica. Tutto il contrario di quel che occorreva per un uomo affranto. E Bellini, stanco di tutto, partì un giorno per l'Inghilterra, insalutato amico, in compagnia della Pasta, chiamata a Londra per interpretarvi le migliori opere belliniane. Giuditta Cantù pianse e si disperò. Decise in seguito più volte di recarsi all'estero per raggiungervi il maestro, ma le lettere di Bellini, non essendo affatto incoraggianti, ella si ripiegò su se stessa e, stanca di supplicare, finì col persuadersi che l'amante era perduto per lei. Forse non meritava l'indifferenza dell'uomo cui aveva sacrificato tutto e al quale il suo amore aveva pur ispirato, con le altre, la sonnambula. La sua vita dopo l'abbandono del maestro non è facilmente ricostruibile, come è difficile veder chiarissimo nell'azione che ella esercitò su Bellini negli anni d'oro dell'amore. L'epistolario loro è andato disperso quasi tutto, e quel che ne resta è vuoto di significato. La famiglia Cantù non amò di sentirne parlare, peggio che mai i discendenti de Turina. Di positivo non è rimasta che una tomba al Monumento di Milano, dove ella riposa dal 1871, essendo morta a 68 anni di età.